Ciao a tutti, bentornati. Siamo ancora in quarantena, ma non voglio rinunciare a parlarvi dell'Ippovia del Tenna. L'Ippovia del Tenna è un'iniziativa nata da un'idea portata avanti da me, Sandro Montironi, il presidente dell'Associazione Antichi Sentieri Nuovi Cammini, Adolfo Leoni, e da tanti altri collaboratori, tra cui, ad esempio, Giorgio Gioventù. Questa ippovia vuole collegare l'Adriatico ai Monti Sibillini attraverso l'asta fluviale del fiume Tenna, qui nelle Marche. È un'idea ripetibile anche per gli altri fiumi della regione Marche, ma non solo, come ad esempio il Tronto e il Chienti. Abbiamo pronti anche queste iniziative. Abbiamo fatto in modo di mettere insieme i 14 comuni che si attraversano, fra gli altri Porto Sant'Elpidio, che è la foce del Tenna, e Montefortino, che ha la sorgente, ma attraversando con cura e con calma, come i cammini ci insegnano nell'andar lento, tutti gli altri comuni e i piccoli borghi che incontriamo lungo la strada, guardandone attentamente la parte naturalistica, ma anche la parte della propria storia e della propria storia dell'arte. Abbiamo nel percorso ben due parchi fluviali, quello di Sant'Elpidio a Mare e di Monte Urano, altri si stanno attrezzando, ma percorreremo anche piste ciclabili e anche percorsi che altri comuni si stanno preparando per portare al grande pubblico del turismo lento. Non possiamo non citare il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che è la nostra meta finale. Ad oggi il percorso prevede 14 comuni, come vi dicevo, e la meta finale non è però la sorgente, perché c'è un piccolo blocco e i cavalli potrebbero avere dei problemi proprio all'interno delle gole dell'Infernaccio. Ma ci stiamo attrezzando per questo. La meta finale è il Santuario dell'Ambro, il bellissimo, meraviglioso santuario oggi retto dall'Ordine dei Cappuccini, e in antico era stato allestito dai Benedettini. Perché? Perché una piccola pastorella sordomuta riceve la visita di Maria Santissima e le dona sia la vista, sia l'udito che la parola. Ma in tutto questo incontriamo anche l'arte come ad esempio il Crivelli, che è a Monte San Martino, oppure la Pala dell'Alamanno, che è a Montefortino. Sono tutti visitabili all'interno di questi borghi bellissimi che caratterizzano e costellano la nostra bellissima regione. Avremo a disposizione delle guide naturalistiche come me, ma anche a cavallo, per rendere sempre il cavallo e il binomio sempre ben protetto, e per la protezione degli animali abbiamo anche a disposizione telefonica o sul campo, in base al numero dei partecipanti, anche il veterinario e il maniscalco per la cura e il benessere del nostro amico cavallo. Stiamo allestendo, purtroppo la quarantena ce lo sta impedendo, ma avremo pronti, spero per l'estate, dei punti di sosta, dei punti per far abbeverare i cavalli e anche gli uomini sempre in maniera sicura. Alcuni di questi saranno fissi durante tutto l'anno, in modo che chiunque voglia partecipare da solo a percorrere questa ippovia del Tenna, che è anche ciclabile e pedonabile, lo ricordo, possa farlo in tutta sicurezza per sé e per l'animale. Alcuni invece saranno mobili, in modo che molto più semplici, molto più snelli, in modo che chiunque lo voglia fare possa avere comunque e interrompersi non proprio nel riturismo convenzionato oppure nei blocchi che noi prepareremo, anche a disposizione sempre comunque acqua per il proprio cavallo e un luogo dove poterlo sostare. Io mi fermo qui e nel prossimo video parleremo di un altro bellissimo itinerario a piedi, che è il Cammino Francescano della Marca. A presto!